Ciao ragazzi, un saluto dalla vostra bionda preferita, si spera ovviamente. In questo video volevo parlarvi dell'arma a doppio taglio che il marketing può essere se non viene utilizzato nel modo giusto. Vi voglio però raccontare una storia prima. Ieri sera non riuscivo a dormire. Che cosa ho fatto? Allora ho deciso di aprire il mio Amazon Prime e di guardare Super Size Me 2 Holy Chicken. Non so se l'avete già visto, è un mockumentary, ovvero uno pseudo-documentario che racconta per filo e per segno negli Stati Uniti come si apre una catena di fast food, ma soprattutto tutto il marketing marcio che ci sta dietro. Prima di parlarvene però volevo dirvi due premesse. Numero uno, mi dissocio da Morgan Spurlock, che è appunto l'ideatore di questo mockumentary, per, diciamo, le cose che ha fatto come persona, quindi mi dissocio assolutamente da questo. E numero due, siccome tratta di argomenti molto sensibili per quanto riguarda gli animali, il cibo, il processo di produzione, eccetera, eccetera, mi dissocio assolutamente da qualsiasi tipo di presa di posizione. Quindi se siete vegani, se siete sensibili all'argomento, questo video potete guardarlo, però comunque sappiate che io mi dissocio da quello che avviene appunto in questo documentario. Ma bando alle ciance, iniziamo subito a raccontarvi questa storia. Allora, innanzitutto volevo premettere che Morgan ha fatto già all'inizio degli anni 2000 un documentario che si chiamava Super Size Me, ma io non l'ho visto e mi sembra che parli delle catene americane quali McDonald's, eccetera, eccetera. Appunto nel 2017 ha fatto il numero 2 e io ovviamente sono partita dal numero 2. Vabbè. In questo documentario vuole in qualche modo denunciare le catene di fast food americane che sono una truffa ai danni del consumatore. Come fa a farlo? Prima di iniziare questo documentario si è chiesto: se vuoi risolvere un problema devi diventare parte di questo problema. E allora ha iniziato subito la sua storia. Come ha fatto? Lui è sempre stato contrario ai fast food, alla loro modalità, al loro marketing, eccetera, eccetera, soprattutto perché comunque negli Stati Uniti è molto forte e va a scapito dei consumatori. Perché appunto l'obesità negli Stati Uniti si sa che è un grandissimo problema. Quindi ha deciso di condurre questo esperimento sociale che lo porta a compiere tutti i passi che servono per aprire un proprio fast food. Allora, all'inizio che cosa ha fatto? Ha fatto una ricerca di mercato, quindi è andato in strada, ha chiesto ai passanti americani che cosa preferissero. Preferivano il panino con il pollo grigliato o il panino col pollo fritto? Il panino con la carne, magari di mucca grigliata o fritta? Ovviamente, indovinate qual è stata la risposta? La risposta è stata ovviamente il pollo fritto. Infatti il pollo negli Stati Uniti, nei fast food, è il panino che viene venduto di più. Poi cosa ha fatto? Ha deciso di iniziare a cercare i fornitori, solo che negli Stati Uniti non è molto semplice perché comunque c'è un sistema molto capitalistico e quindi c'è il monopolio di tre o pochissime comunque catene americane che forniscono i polli. Però lui è riuscito, tramite appunto conoscenze, a trovare un agricoltore in Alabama che gli potesse dare la possibilità di aprire il suo pollaio, la sua produzione, la sua crescita di polli. E quindi, grazie a questo aggancio che ha avuto, ha potuto vivere il dietro le quinte di quello che un agricoltore americano vive e la pressione che vive tutti i giorni di queste aziende capitalistiche che hanno il monopolio della crescita e poi di conseguenza produzione di lavorazione dei polli. Siccome la sua idea è sempre stata quella di creare una catena di fast food bio, organic, molto healthy, molto sana, salutare, eccetera, eccetera, si è informato anche sul fatto di crescere dei polli ruspanti, quindi free range. E quindi si è documentato e praticamente la cosa buffa che fa riflettere, da un lato fa sorridere, dall'altro fa molto incazzare, se devo essere sincera, è il fatto che per essere free range, quindi ruspanti, basta che abbiano la possibilità di accedere a uno spazio aperto. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno semplicemente messo una griglia a semicerchio davanti all'entrata del pollaio così che avessero mezzo metro, per stare larghi, di ora d'aria al giorno. Questa è una cosa secondo me inconcepibile.
Probabilmente appunto in Italia non ci sono le stesse restrizioni, però io sono una persona che è abbastanza scettica sul fatto di comprare le cose organiche e le cose bio, perché molto probabilmente per avere la certificazione che siano bio bisogna in qualche modo trattarle con dei concimi o dei prodotti chimici particolari. Questa è una mia opinione, poi siete liberi comunque di farvi la vostra idea. Poi si vede nel come vengono trattati gli animali proprio una cosa che fa venire la pelle d'oca, quindi appunto l'ho detto, se siete vegani o animalisti o ci tenete tantissimo a questi argomenti, non so se è un documentario che fa per voi, però appunto io mi dissocio da questa cosa come ho detto prima. Poi in concomitanza con la produzione, con la creazione di questo pollaio, cosa fa? Fa un evento mediatico, perché comunque è abbastanza famoso come personaggio negli Stati Uniti, quindi inizia a creare il suo buzz, inizia a spargere la voce nelle televisioni locali, nelle televisioni nazionali, per appunto creare questa sorta di suspense e di hype. Scusate se parlo sempre con questi termini inglesi, ma io e il marketing ormai lo parlo sempre in inglese, quindi non riesco a neanche trovare i termini, la terminologia in italiano. Purtroppo questo è il mio difetto, scusate. Ecco, la conseguenza di aver vissuto troppo tempo all'estero per troppi anni ti porta a mischiare le parole. Molto male. Bene, successivamente che cosa fa? Inizia a cercare delle grandi persone volenterose che vogliono lavorare nel suo fast food. Come le istruisce? Come le educa? Innanzitutto una cosa fondamentale, non devono assolutamente usare la parola fritto, quindi fried, bannato, ma devono usare la parola crispy, quindi croccante, perché nella mente dei consumatori la parola croccante non viene percepito come fritto, ma viene percepito come qualcosa di più sano. E lui cosa vuole creare? Vuole creare un panino con pollo fritto grigliato, per farlo sembrare ancora più sano. Ma come crea l'effetto grigliato? Questa è una cosa che mi ha lasciato inorridita. Come fa? Praticamente prende questo pollo marcio, crispy, quindi fritto, e con della polverina nera alimentare, che adesso non mi ricordo più che cos'è, praticamente ci mette sopra una forma a griglia, quindi queste listarelle vuote, e ci spennella su questa polverina. E questo è l'effetto grigliato. E quindi agli occhi del consumatore hanno fatto anche un esperimento, sembrava molto più buono questo pollo fritto grigliato, con questa grigliatura finta. Ma io mi dico, mi lascia inorridita questa cosa, eppure succede ancora ai giorni nostri. Sempre quando il marketing viene usato in questa maniera così aggressiva, si entra nella mente dei consumatori e non ne esce più. Poi cosa fa? È il momento di scegliere i colori di questo negozio. Ovviamente punta sul bianco, per la purezza, purezza, purezza. Verde, il verde è il colore dell'insalata, quindi dei cetrioli, di quelle cose buone, sì, però anche sane. E quindi conferisce a questo negozio, diciamo, una nota in più di bio-organic, sano, eccetera, eccetera. Poi ovviamente crea questo negozio, è il momento del taglio, del cosiddetto taglio dello striscione per farlo, per appunto aprirlo, e non vi svelo che cosa succede alla fine. Comunque, per riassumere questa cosa che ho detto, se volete lo andate a vedere. Se non volete, saltate pure questo video, pazienza, però volevo veramente farvi capire che il marketing, se viene usato in maniera aggressiva, può essere una lama a doppio taglio, perché, come ho detto prima, entra nella psicologia dei consumatori e una volta che il cervello viene resettato, soprattutto quando si parla di cibo, il consumatore non riesce più a distinguere le cose che sono sane da quelle che sono effettivamente non sane. Quindi secondo me il marketing è giusto che ci sia, che venga fatto, ma in modo trasparente e in modo più onesto. È vero che se mettiamo a confronto il fast food americano con la parola onestà, diciamo che cozza un po'.
Però diciamo questo è quello che credo, questa è l'opinione che mi sono fatta guardando questo documentario. Provate a guardarlo, fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente siate critici e non giudicate i vari temi che vengono trattati. Ve l'ho detto, è molto forte come documentario, però fatevi una vostra idea se vi va. Fatemi sapere cosa ne pensate e adios!